Fiona, sono tuoi per 21 minuti. Buon pomeriggio a tutti. Allora, dopo questo intervento di Alonso non posso dire niente, sono io un fenomeno allora, un bel esempio di quelli che penso positivo nella vita. Quando ricevo la telefonata 10 giorni fa per fare questo intervento, ho rifiutato quasi subito, perché ho detto, ma scusa, sì, lo so, sono fiera di me, però non sono una persona eccezionale, a livello, va bene, sono famosa, ho un ex atleta che ha vinto tante medaglie per l'Italia, anche per Inghilterra prima, sono venuta qui. E poi sono stata veramente fortunata, essere un bel testimone per una ditta molto famosa italiana in tutto il mondo e poi diventare attrice anche io a parte, ballando un pochino, la sai, la cia, capito? Allora ho detto sì, va bene, è stato tranquillo, sono una persona molto tranquilla, umile e sì, sono fiera di me, che tutti sanno. Però dopo 2 o 3 giorni, parlando con mia amica che conosce gli organizzatori di questa 21 minuti, lei ha detto, guarda, sei una persona squisita, Fiona, fai capire a loro, il pubblico, come sei veramente. Allora sono qua. Sono una donna, però preferisco essere una ragazza, senza rughe, tranquilla, anche se quando mi vedete gareggiare sono molto arrabbiata, molto grintosa, però sono molto tranquilla. Specialmente sono una persona proprio normale, va bene. Io dall'inizio, quando ero piccolina in Inghilterra, crescere in Inghilterra, una cultura molto particolare. Miei sono andata in Inghilterra da Giamaica nel 1967-68 per trovare una vita migliore. Hanno trovato una vita migliore, però non senza problemi. C'è una piccola cosa che si chiama razzismo. E i miei hanno subito tanto di questo razzismo. Dopo qualche anno sono nato io, non ti dico quando, però sono nato io dopo. Io sono cresciuta in un bellissimo posto in mezzo in Inghilterra, in Midlands, Derby. Sono nata a Londra prima, poi sono andata su e quando avevo 3-4 anni sono cimentata in questa città Derby, dove ho iniziato a fare atletica leggera. Perché? Perché grazie a questi insegnanti di scuola, che ogni anno in estate in Inghilterra c'è un giorno, si chiama Sports Day, giorno di sport, dove facciamo 50 yard, 60 yard e tutto il resto. E io certamente ho vinto tutto. Con queste gambe lunghe così, vinto. Allora questo insegnante è andato da mio padre e ha detto, guarda, io penso che Fiona sarà perfetta per fare atletica leggera. Mio padre mi guardava così, lei. Ok, va bene, proviamo. Avevo 11 anni. Allora, una domenica mattina alle 10, a questo stadio di atletica in Derby, mio padre mi ha portato giù. Ha visto tutti questi atleti correre, fa così, lanciare. È ganzo questo, bello. Allora sono andata lì e c'era quello presidente. Dice, sì, buongiorno, e io sto portando mia figlia e lei vuole fare atletica. Va bene. Allora, come ti chiami? Fiona. Allora, devo fare questo giro, correndo. Va bene. Via. Allora, bene. C'è una bella faccata. Bella, un bel atleta. Quanti anni hai? 11 anni. Oh no, non mi dispiace. Come non mi dispiace? Tu sei troppo giovane. Troppo giovane. Ma io sono molto meglio di quelli lì. Sei troppo giovane. E quella è la prima delusione avuta nella mia vita. Non mi ha accettato a fare atletica. Quel giorno lì, alla sera, dopo ho pianto 2 ore a casa,
Sono scesi giù in salotto a casa nostra, ho detto babbo, invece ha detto daddy in inglese. Io, prossimo anno, questo giorno qui, tornerò a fare atletica. E babbo ha detto sì, va bene, si dice così. E invece, anno dopo, sono tornata lì, in quell'estadio in Derby, e il presidente mi ha visto, mi ha detto ah, bentornata! Buongiorno. Ah sì, ah, vuoi fare atletica? E mi ha detto, ma fai un giro? Ho detto, no, aspetta un attimo, ho fatto già un giro l'anno scorso, ho fatto bene, allora lo sai come sto io, sono cresciuta 3 centimetri, lasciami fare atletica. E questo è tosto, eh? Non è tosto, vuoi fare atletica? Eccoci, piano a me passati lungo. A 14 anni, dopo gareggiare 100 metri, 200 metri lungo, salto in alto, ostacoli, 4x100, 4x4, e ho deciso per specializzare il salto in lungo. A 14 anni ho diventato la prima e più giovane ragazza che gareggiava per il 11-19 in giugno in Gran Bretagna. È stata una gara strepitosa. C'ero io contro quelle di Germania, Est e italiani. E questa è la prima cosa, così. Questa è la prima esperienza con gli italiani. E intanto io saltavo, ho fatto 6,30, fantastico. Secondo salto, un strappo qui. Finito. Seconda delusione. 6,30, record assoluto di una ragazza in tutti gli europei a 14 anni, poi strappato il giorno dopo, il giorno durante la gara importante. Da lì sono tornata a casa. Dopo 2 o 3 giorni stavo male perché era proprio zoppicava così a casa. Mio babbo ha detto, guarda, puoi ispirarti, c'è un uomo che ha fatto il record del mondo, è stato lungo, 1 anno prima che sei nata. E si chiama Bob Beamon, lui ha fatto quasi 9 metri. Io ho detto, cavolo, è tanto. Sì. E lì mi ha dato una foto. Foto di Bob Beamon. Sfortunatamente non potevo trovare e portare qui. Quella foto è rimasta qui. È una foto di lui nell'aria, con le gambe e gli occhi qua, così. Aspetta, faccio così, è così. Aveva una faccia da paura, per lo stesso momento sorpresa. Madonna, era in aria, cioè la sabbia lì e lui su qua. Ho una cosa allucinante, io ero rimasta, vuoi volare come lui? E lui ha detto, mio babbo ha detto, ma tu lo sai che deve fare, deve allenarti e gareggiare. Va bene. Grazie a Bob Beamon, io ho conosciuto lui quando avevo 30 anni, cosa ha visto lui a Sydney, ho baciato lui per dire grazie, perché mi ha dato l'ispirazione per diventare un atleta, specialmente il salto lungo. Perché la verità, quando io facevo il salto lungo, non è per vincere medaglie d'oro, argento o bronzo. Non è per battere il record italiano 7,11. Era per arrivare a volare. Per quello nanosecondo, tu sentavi così. Questa è la verità. Oh, grazie! Questo è un fenomeno, fenomeno. Io ho provato a copiarlo per saltare, ma non è così facile. Però quella è la verità, ha fatto salto lungo. E quello nanosecondo in più per volare. Quale esperienza è? Non lo so. Perché quando tu fai un salto perfetto, non si sente niente. Tu stacchi, poi alla fine c'è un silenzio. Tu stai guardando avanti, non guarda sotto o sopra, sempre avanti. Ti senti questa nulla. Niente, ma tutto. Non sei contenta, non felice,
Si sente, c'è la potenza di tutto il mondo, poi si sentiva un granulo così di sabbia. È bellissimo, ma mi durava proprio pochissimo. Poi subito, boom, la sabbia. Oh, Madonna, fa male. Però ti ho visto e ho detto, cavolo, ho fatto un salto perfetto. E questo io cercavo. Non vi dico è stato facile perché ho sofferto tanto. È allenato bene, sono venuto qui perché ho lasciato l'Inghilterra. Perché? Perché io ero il numero 1 da 17 anni fino a 24 anni in Inghilterra. Avevo chiesto una borsa di studio, mi guardavano e dicevano sì, va bene, un borsa di studio va bene, perché io ho trovato un fidanzato e io voglio andare in Italia per trovare un ambiente meglio per allenarmi e migliorarmi, perché in quel momento lì ancora record inglese 6,90. Come qua è 7,11. Allora, io ho detto, guarda, io sono sicura che puoi arrivare a terza nei campionati europei. Ok. Dopo sposato in Inghilterra, siamo tutti contenti, vado a formi, allenarmi, eccetera, eccetera. Mi ho ricevuto chiamate mio babbo. Mio babbo ha detto, ma Fiona, come stai? Bene, bene babbo, come stai? Bene, bene. Vuoi le brutte notizie o le belle notizie? Dammi le belle notizie. C'è la borsa di studio, perfetto. E brutta notizia? Ti danno 500 sterline. Ho chiesto 5.000 sterline per un anno. Ok, va bene. Da lì io sono rimasta male, veramente male. E da lì, con tutto il cuore, stavo male. È stata una decisione molto difficile. Non volevo deludere nessuno. Però in quel momento lì, come Alonso ha detto, noi abbiamo i nostri talenti e questo talento io ho bisogno, è mio dovere far vedere a tutti io potevo fare. O in Inghilterra o in Italia devo fare. Siccome io avevo la fortuna, io perché ero molto determinata, e ho trovato un allenatore bravo, un posto bravo, io ho detto in Inghilterra, io tengo le 500 sterline intanto, però arrivederci. E quello è successo. E niente, voi sapete i risultati ha fatto, però devo dire è una bella sensazione. Quello che spiega prima, Alonso, perché è stato fantastico, e c'ha ragione. Se tu cuore è lì, e tu vuoi andare lì, devi andare lì. Non importa che se qualcuno dice tu non puoi fare perché non sei brava, tu non puoi fare perché sei bassa, tu non puoi fare perché sei lenta. Oh, ci penso io. C'è mia figlia là da quello, devo fare una bella figura perché sennò mi accide. E niente, allora, dopo tanti medaglie, anche tante delusioni, perché quando mi ha detto guarda c'è queste 5 parole chiave nella vita, a me sono importanti, però la cosa molto più importante per me, come una persona che sono io, è responsabilità. Perché più vai in apice, più responsabilità hai. Nel senso, io rappresento l'Inghilterra, rappresento l'Italia adesso, sono Fiona May. Devo fare una immagine pura che deve essere e pulita. E giustamente io sto parlando di doping. È un fenomeno che sta crescendo, l'ho visto io. Gareggiava contro gli atleti proprio dopati e credimi, non è una cosa bella. E da lì io supplico dai giovani, anche da voi che siete allenatori, genitori di questi bambini, che carino, guarda. Come io sono mamma della Larissa, per fare le cose che tu piace fare, devi fare pulita, perché è tua responsabilità.
Adesso, lasciando l'atletica, adesso ho entrato nel mondo di spettacolo. Non lo so come ho fatto. Però sono contenta. Significa che io ho voglia, anche per darsi intelligenze, per andare su, per fare qualcosa, per cambiarmi completamente, perché se 10 anni fa mi hai detto Fiona devi fare questo, io ho detto ma non manco lo sa parlare italiano, non sono espressiva, sono molto antipatica, perché quando gareggio io sono molto antipatica, non parlo con nessuno. Come? La pubblica deve votarmi per ballare? Non ci pensa proprio. Però mia gente ha detto, ma Fiona, chi ti conosce, sei strepitosa, fai vedere come sei. E quello è vero. Io ho messo la mano in fronte qui. Ho detto, posso ballare, posso essere una donna, ma non quella muscolosa, capito? Posso fare bene. E infatti ha fatto, grazie a voi, pubblico. Piano piano vi pago. Piano piano queste telefonate avete fatto, ancora c'è un tempo. Però è vero, se voi applicate, e questo sto parlando di persone umane, non sono una dottoressa, anche se sono laureata in economia e commercio, però se avete questa passione, se avete questo amore, a me dice amore generale, se tu c'hai la voglia per fare qualcosa nella vita tua, anche se sei una montagna alta così, fai come faccio io. O vai sopra, se non puoi andare sopra, va qua lato lì o lato qui. Se no, prendi una mattelata, fa così, pum, pum, e ogni giorno crolla, piccola pezzi così. E tutto un po' si va. Non mi ricordo quale devo dire, però volevo ringraziarvi perché finalmente c'è questa cosa di positività, pensare positiva, pensare anche con il cervello, che veramente ho capito tutti questi ultimi 2 discorsi, finalmente ho detto, cazzo, sono ganza, perché ho capito bene le situazioni, che è veramente positiva. Adesso ho detto, ecco, adesso con Larissa a Pechino, lo sai cosa faccio con i miei figli, lo sai, devo fare bene, pensa positiva, specialmente con sua matematica, deve un po' migliorare. E con anche Anastasia, ci sono 2 anni, però per darsi diventano un atleta, poi deve essere positiva. Però con sorriso, perché un sorriso è un dono, un regalo, che scade del cuore, perché veramente questo mondo è dura, lo so io. Io sono passato dall'unica ragazza a scuola media in Inghilterra, l'unica ragazza di colore, fino all'unica ragazza di colore della nazionale italiana. E credimi, è dura. Anzi, mi piace questo. Più di 21 anni, 21 minuti per fare? Di più? No, scherzo, veramente scherzo. Solo questo volevo dire, perché io, adesso voi avete capito? Cioè, io sono umana. Sono umana. E io applico queste cose qui molto, molto, molto semplice. Semplicemente vado avanti. Allora, mia mamma, no, anzi, mia nonna mi ha detto una cosa che io mi ricordo bene e invece è ben impostata. Tante cose mi impostate in testa. Non è in inglese. Ho dimenticato di parlare in inglese pure, però. It's not what you do, it's how you do it. E non è come fa, non è che fai, è come fai. E questa è una cosa molto più semplice da fare. Keep it simple, deve essere semplice con il cuore.